Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. Capita molto spesso che i trader discrezionali ci scrivono per programmare la strategia che da sempre utilizzano manualmente per poterla automatizzare, in modo da non essere più costretti a passare ore davanti al computer ad analizzare i grafici. Purtroppo però succede che rimangano delusi dai risultati perché, seppur il trading system esegua correttamente le regole dettate dal trader, le performance risultano scarse o addirittura perdenti. In questo video cerchiamo di capire quali possono essere i motivi. Eccoci qua. Come vi ho anticipato, può capitare che i trader discrezionali che vogliono automatizzare la strategia che utilizzano da sempre con buoni risultati sui mercati scoprono con sorpresa che, una volta realizzato il trading system, questo generi profitti nettamente inferiori rispetto a quelli ottenuti in passato applicando la stessa strategia manualmente. Ovviamente partiamo dal presupposto che la strategia sia stata programmata correttamente, rispettando i setup di ingresso e uscita dal mercato messi a punto dal trader. Ma allora perché non funziona più? Cos'è cambiato se i mercati non hanno mutato il loro comportamento a causa, ad esempio, di condizioni macroeconomiche particolari? Beh, anzitutto l'operatività discrezionale non è sempre facile da programmare. Anzi, a volte ci sono proprio degli aspetti che non è possibile codificare ed è necessario trovare dei compromessi. Pensate ad esempio a quando tracciate una linea di supporto o resistenza. Se la tracciate oggi o domani o se la confrontate con quella disegnata da un altro trader, troverete sicuramente delle differenze. Questi aspetti incerti e in parte soggettivi non sono compatibili con il trading sistematico. Un programma esegue un'operazione ottenendo lo stesso risultato sia oggi che domani, per cui questa precisione o da un certo punto di vista rigidità del trading sistematico porterà sicuramente a dei risultati diversi rispetto a quelli ottenuti rispetto all'operatività manuale. Per la stessa ragione non dovremmo stupirci se due trader discrezionali ottengono risultati diversi applicando la stessa strategia manualmente. Anche se applicata alla lettera, ci possono essere degli elementi aleatori che fanno variare le condizioni di ingresso e uscita dal mercato, ottenendo quindi profitti variabili. Un secondo aspetto che può portare risultati diversi tra l'operatività discrezionale e quella sistematica è legato al fatto che l'occhio umano tende a filtrare o scartare solo i setup che risultano chiaramente non soddisfatti, accettandone altri più difficili da identificare o più incerti, ma comunque non soddisfatti, che il programma avrebbe certamente scartato senza entrare a mercato. A questa va aggiunta anche la componente emotiva. Infatti l'emotività porta a modificare le regole ferree che ci siamo imposti. Può capitare ad esempio che dopo 2 trade vincenti ci sentiamo particolarmente ottimisti ed entriamo a mercato anche se sono soddisfatte solo 2 delle 3 condizioni che abbiamo imposto. Oppure, dopo una serie di perdite, decidiamo di non eseguire l'operazione anche se tutte le condizioni sono rispettate. A volte ci facciamo anche guidare dall'istinto, magari chiudiamo prima un'operazione perché secondo il nostro sesto senso il mercato girerà, per cui ci accontentiamo di un profitto parziale senza rispettare le regole alla lettera. Chiaramente in tutti questi casi il trading system esegue il codice senza eccezioni, per cui le differenze tra le due operatività sono evidenti. Un ultimo aspetto da considerare, forse un po' più tecnico, ma che può portare a delle differenze evidenti, soprattutto se si fa scalping o comunque un trading veloce, sono i tempi di reazione. Un trading system è estremamente veloce nell'analisi dei setup e nell'esecuzione degli ordini, mentre l'operatività manuale è certamente più lenta, soprattutto se è necessario verificare più condizioni di ingresso o se bisogna eseguire dei calcoli come la definizione della size corretta o dello stop loss o del take profit. Entrare a mercato con diversi secondi di ritardo può portare sicuramente a delle differenze nei risultati, anche se le regole sono tutte rispettate con precisione senza essere influenzate dalla soggettività o dall'emotività. Come abbiamo visto, tradurre esattamente l'operatività manuale in sistematica non è sempre possibile. Con questo però non voglio dire che il trader discrezionale non possa automatizzare le sue strategie. Ovviamente è possibile farlo, però spesso è necessario accettare dei compromessi nella programmazione e soprattutto rendersi conto che un trading system non pensa,
ma è semplicemente un esecutore molto preciso e veloce di regole operative tradotte in un codice. Colgo quindi l'occasione per ricordarvi che se volete automatizzare la vostra strategia di trading, siamo più che disponibili a valutare insieme se questo sia possibile ed eventualmente a proporvi delle modifiche sulla sua operatività. Quello che dovete fare è solamente contattarci alla mail che trovate in descrizione in modo tale da poter fissare un appuntamento telefonico completamente gratuito e quindi capire insieme come possiamo aiutarvi. Bene ragazzi, con questo video ci fermiamo qua. Spero l'abbiate trovato interessante e se è così, come sempre, vi chiedo di lasciare un like per supportarci. Inoltre, se il trading e gli investimenti vi appassionano, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.